Lo si sapeva, lo sapevano tutti, ma quando l'ho detto mi sono anche beccato gli insulti. Ma ci sta, fa parte del gioco. Come faranno con il budget cap? È impossibile mandare avanti due sviluppi, ma this is Mercedes, guys, mica cazzi. Davvero Mercedes porterà due pance nei test in Bahrain? Molto, fin troppo probabile. Ma la faccenda è emerse già sul finale dei test a Barcellona, di una quasi certa Mercedes 2.0. Oltre a essere stato riportato al tempo da motorsport.com, che tra l'altro in questo periodo domina sul mio canale, ma meglio, è una fonte affidabile, trovò anche subito conferme e lo scrissi nel post in community di YouTube, mi raccomando iscriviti così che puoi rimanere aggiornato. Trovò conferme dal fatto che quello stesso giorno che era esplosa la notizia, Mercedes aveva pubblicato sui suoi profili social di quanto fosse maestosa, bella e importante la Mercedes 2019. E direte voi, che ce frega? No, in realtà ce frega, perché il team diretto da Toto ne sa una più del diavolo e spesso fa contenuti criptici o contenuti meme e semplicemente poi ci ha abituato, proprio come team durante la stagione di Formula 1, a cambiare le carte in tavola così di punto in bianco, quindi era plausibile che qualcosa bolliva. E infatti i test 2022 sono molto simili a quelli 2019. Quello che a noi più interessa è proprio il fatto che la Mercedes si presentò a Barcellona con una vettura per poi cambiare tutto in Bahrain, dove tra l'altro prima di quei test la protagonista fu Ferrari. E vabbè, il motivo fu il motore, ma ne ho già parlato ampiamente in un altro video. Coincidenze che proprio quando esplode la notizia di una Mercedes B, di una Mercedes 2.0, il team pubblica sul proprio profilo Instagram questo reel che dà comunque alito a queste informazioni. Per carità, il social media manager è bravissimo, cioè veramente ha un timing perfetto, cioè ne capisce proprio, lo invidio. Diciamolo, per qualcuno può essere una coincidenza questa, ma per me e per altri non lo è. E state tranquilli perché la smetterò di essere tendenti all'allegro, la storia incomincia a farsi un po' ostica. Però argomentiamo per bene, non speculiamo perché altrimenti non mi merito la vostra iscrizione. E come potete notare da questo grafico già sto nella merda. Siete in tanti a guardare i miei video e non siete iscritti. Bastardi. Cala ufficialmente il mio umore perché il Corriere, ed è strano che il Corriere parli di questo argomento, quindi possiamo anche prendere queste notizie un po' più con le pinze rispetto al solito. Secondo il Corriere quindi si prevede una vettura rivoluzionata rispetto a quella portata a Barcellona. Fin qua nulla di. Però la faccenda starebbe creando scalpore e paura fra tutti i team e tutti i tecnici di questi, perché stando ad alcune indiscrezioni la Mercedes porterebbe in Bahrain tra il giovedì e il sabato una vettura senza pance, con fiancate quasi inesistenti, che quindi presumibilmente avrà i radiatori verso l'alto, nella zona alta della carrozzeria. E tenetevi forte perché quando ho letto queste notizie mi è venuta la pelle d'oca. L'unica cosa che un po' mi salva è che ne sta parlando il Corriere, che non è una testata stupida, attenzione, però non è la testata principale dove di solito prendo. Mi affido a Formula 1 in generale, motorsport.com, Formula Passion, F1 News, tanti altri giornali. Comunque stiamo parlando di notizie folli perché gira voce di prestazioni al simulatore ben oltre superiori al secondo al giro. Se così dovesse essere, signori e signori, cioè male. Altro che le 5 vittorie che spera Leclerc nella stagione 2022. Inizio a dubitare che il progetto di Maranello possa essere il migliore, non perché non si è lavorato alla grande, attenzione, ma perché, come ho già detto in due occasioni in due determinati video, Christian Horner, team principal Red Bull, avrebbe dichiarato che al simulatore la Red Bull avrebbe avuto vita facile nell'eguagliare le prestazioni dello scorso anno, seppur con l'aumento di peso. Nell'analisi Red Bull andai ad esprimere una certa perplessità sulle pance e sulla parte finale della Red Bull, non perché non convincessero, ma perché sembravano incomplete. E ci sta, perché come ho detto spesso stiamo a Barcellona e probabilmente parecchi team hanno presentato anche delle soluzioni fatte apposta per ingannare, delle soluzioni trappola. Però ho pensato, e se la loro incompiutezza è dovuta al fatto che anche Red Bull potesse non avere le pance? E la loro forma estrema è servita sì a camuffare, ma anche ad avere qualcosa che possa avvicinarsi alla soluzione finale e quindi provare. E quindi in un attimo ho iniziato a farmela sotto. Per fortuna però, soggettività a parte, credo che Red Bull si sia un pochino esposta. Credo sia più probabile che la vettura sia tendente a quella mostrata a Barcellona. Non uguale, ma simile. Mentre di Mercedes ho una fortissima preoccupazione adesso. Anche perché il team tedesco ha chiesto fin troppi chiarimenti per lo sviluppo della V13 e non sembra essere spaventata dalle probabili contestazioni che arriveranno. E addirittura si parla di sicurezza degli sviluppi. La Mercedes ha chiesto e ottenuto i chiarimenti che desiderava dalla federazione
competizione internazionale. E quindi questo è un motivo per cui la Mercedes può far paura, perché potrebbe avere tutto legit. Ma non solo, perché dobbiamo chiarire anche il tema del budget cap. Il tetto delle spese sappiamo che è di 145 milioni, spacciato da tutti come super penalizzante quando in realtà non lo è, in quanto facilmente raggirabile. Basta delegare il lavoro a strutture di terze parti e queste possono spendere il budget che vogliono, per poi anche solo regalarlo a Mercedes o scegliere di pagarlo 4 soldi. E quindi, come potete capire, i costi sfuggono al controllo. E questo dovrebbe essere penalizzato secondo me. Però mi sbilancio un pochettino, reputo questo sistema proprio di merda. Infine, altro punto, il regolamento di Formula 1 permetterebbe interpretazioni talmente diversificate che anziché rendere il tutto più omogeneo andrebbe ad aumentare il divario tra le varie vetture. Un cambio regolamentare concepito per rendere le prestazioni fra tutti i team pari, mettiamola così ma non sarebbero mai state pari, fallisce addirittura andando a creare un divario enorme. E bastano queste piccolezze, questi dettagli a portare alla creazione di un mostro come la Brown GP. E non stiamo parlando di 40 anni fa. E dato che Mercedes non è un team da 4 soldi, con queste piccolezze può annientare tutti. Se trova la chiave giusta è finita. Magari non succede, sia chiaro, e questo video cade nel dimenticatoio, sarei contento nel sapere ciò. Ma qualora tutto va storto, raga, se ne parla per il 2026, perché questi meritatamente hanno già vinto.